Salve padre. Bene, bene. Come ti trovi qui? Sei in tranquillità? Mi trovo. C'è di qualche convegno? Cosa c'è? Sì, sì, c'è una conferenza, padre. Un convegno. Dove è precisamente? È in Massachusetts, padre, vicino Boston. È Vicino a Boston. un santuario nazionale della Madonna di La Salette. He's asking us, can you hear me? Okay, he's asking us where we are and which location. I told him we are at the National Shrine of Our Lady of La Salette. Padre Bucci, mi sente bene? Sì, ti sento bene. Ma tu sei stato a convegno oppure? Certamente, padre, e poi sono partita subito. Ah, Mi dispiace che non ho avuto modo di salutarla di persona in quell'occasione. insomma, va bene. Pregate soltanto che va bene. Sì, Pregate per me ok, e pregate che potete fare. la trovo benissimo, padre. We find him very well. Ok, allora, I'm just going to do some technical things so in Italian with him. Allora, padre, abbiamo, diciamo, abbastanza tempo a disposizione e magari dopo raccoglieremo delle domande dal pubblico qui, però in generale qualsiasi cosa lei voglia condividere sulle verità, andando a fondo sulle verità il più possibile, proprio sulla dottrina del vivere nel divin volere, verrebbe infinitamente apprezzato. Un'altra raccomandazione è quella di fare le frasi non lunghissime, così ho la possibilità di tradurre in modo accurato. Adesso vado a tradurre in inglese quello che ho già detto e poi cominciamo, ok? Serena, una sola domanda, scusami. Dimmi. Preferisci che alzi o abbassi la luce o la luminosità va bene così? La luminosità è perfetta. Ok, perfetto. Ma lei lì la manoncina su che punto? Perché lui è umano, no? Non è una donna semplice. Padre Bucci, lasciamo a lei. Il valore, per esempio, la divina volontà operante nella creazione, in Nostra Madre Santissima, nell'umanità di Gesù, il valore e gli effetti di un atto fatto nella divina volontà. Si può spaziare quanto si vuole. Adesso, mentre ci pensa, io vado a tradurre in inglese quello che ho appena detto. Ok. Okay, I just said to Father that we have quite a bit of time to spend with him, and there might be some questions from the audience, but first of all, we would like him to talk to us, possibly in detail about some aspects of the doctrines of the living in the divine will. So to go a little bit more in depth, as he's been doing more recently. For example, the divine will operating in the humanity of Christ, the value and the effects of one act done in the divine will operating in Mary Most Holy, and in creation. And so then he will begin, and then after that we'll open it to some questions on your part, if there's any. Ok, padre, possiamo iniziare con la raccomandazione di fermarsi quando alzo la manina. When I raise the hand is a sign that he should stop so I can translate, so he won't go too long. Grazie, padre, possiamo andare avanti nella volontà di Dio. Dunque, faccio il bene a tutti, una cosa. First of all, peace and all good to all of you. Iniziamo questa giaculatoria. Scegli il volere supremo, vieni a regnare sulla terra. Let us begin with this. Scegli il volere supremo, vieni a regnare sulla terra. Let us begin with this ejaculatory prayer. Descend, O Supreme Will, come to reign upon the earth. Questa è una giaculatoria che bisogna ripetere spesso nella giornata. This is an ejaculatory prayer that must be repeated often during the day. Come, Supreme Will, come to reign upon the earth. Che sta segnata dalla
nostro Signore Gesù Cristo direttamente a Luisa. Which our Lord himself taught Luisa. E bisogna recitarla la mattina come si alza, nel mezzogiorno, la sera, e può anche dirsi sulla terra, nella mia vita, nella mia casa, nei miei figli. And we are invited to recite this brief but very powerful ejaculatory prayer as soon as we get up in the morning, which will function as our prevenient act, or on any occasion and opportunity during the day, whatever act, natural, spiritual, big, large, that we are doing. La dottrina sulla divina volontà di Luisa è un fatto nuovo. The doctrine on the living in the divine will by Luisa is a new thing that the Lord is giving to us. La Chiesa da sempre ha accettato la dottrina sulla divina volontà. In all times, the Church has accepted the doctrine on the divine will, doing the will of God. Luisa fa un salto di qualità. But with Luisa, there's a quality step forward. Non dice di fare la volontà di Dio, ma di viverla. She doesn't speak about just doing the will of God, but of living it, or rather living in it. È una dottrina così profonda. It is such a profound and most high doctrine che completa l'opera di Dio. That it fulfills the whole of the work of God. Abbiamo l'era della creazione. So we have the first work of God at the age of creation. L'era della redenzione con Maria e Gesù. That the era and the work of redemption with Jesus and Mary. L'era della santificazione ora è Luisa, con Luisa. Il Signore ha scelto una creatura che è Luisa. And now the era of sanctification with Luisa. So Luisa is the prototype of this new era, is the creature chosen for this third work of God. Dunque, con Luisa inizia nell'umanità l'era il regno della divina volontà. So then with Luisa, there's a new beginning for humanity, the beginning of the kingdom of the divine will, reigning as life in creatures. Luisa approfondisce molto bene la frase del Padre nostro che dice: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In cielo si fa, bisogna attuarlo sulla terra. So Luisa goes very deeply into the knowledge of this very short sentence within the prayer of the Our Father: your will be done on earth as it is in heaven. So just that the will of God is done in heaven, so must we do it on earth. But how? Come nel Vecchio Testamento i profeti aspiravano alla venuta del Messia e anche alla donna che avrebbe dato la luce di Messia. So that in the Old Testament we begin to see how the patriarchs and the prophets were awaiting the longed-for Messiah, and also the woman who would give birth to this Messiah. Nel Nuovo Testamento In the same way, i santi hanno chiesto al Signore, con la loro vita, con la loro santità, che venisse sulla terra il regno della sua divina volontà, come è contemplato nel Padre nostro. in the same way, in the New Testaments, all the saints of the New Testaments, with their prayers, with their sacrifices, with their heroic virtues, have asked to the Lord for the coming of this kingdom, so that His will be done on earth as it is in heaven, the fulfillment of the prayer of the Our Father. È un dono grandioso
This is a grandiose gift oggi all'umanità. which the Lord is giving today to humanity. E noi abbiamo l'obbligo di diffonderlo, questo regno. And we have the duty to diffuse this gift, this knowledge, across humanity and in the whole world. It's a duty. Però ad una condizione, But there's one condition, however, che sia sottoposto tutto quello che Luisa dice e scrive all'autorità sacerdotale. the one condition is that everything that Luisa says and writes be submitted to the church and the priestly authority. E così Luisa non si può capire Luisa al di fuori dell'autorità sacerdotale e del magistero della Chiesa. Hence, Luisa cannot be comprehended or understood outside of the magisterium of the church and of priestly authority, to which she was always submitted. Dunque non è lecito a nessuno che non abbia questi fattori, cioè il magistero e l'autorità sacerdotale, promuovere, divulgare, capito, spiritualmente questo evento, capito? Guidare i gruppi, spiritualmente. Hence, outside of the magisterium of the church, it is not licit to diffuse this event, this good news. I sacerdoti devono essere i custodi gelosi di questo evento di Dio nel mondo. And priests must be the jealous custodians of this great gift from God to humanity. Perché l'interpretazione singola ora porta facilmente a degli errori e anche a un fanatismo. Because there's interpretation or individualistic interpretations might bring to errors or even worse, fanaticism. La dottrina che Luisa ci propone non è della terra, è del cielo. The doctrine that Luisa proposes to us is not of the earth, but of heaven. È una dottrina del cielo, ora espressa con il linguaggio umano. It is a celestial doctrine, expressed, however, with a terrestrial language, human language. Dunque le anime che promuovono il regno della divina volontà sulla terra e con la grazia di Dio lo vivono, diventano anime potentissime davanti al Signore. Therefore, the souls who work to promote the knowledge of the kingdom of God and the kingdom of the divine will, and who by the grace of God live in this kingdom, become very powerful souls in the eyes of God. Come era Luisa. Just as was Luisa. E questo lo dice Santa Annibale, Maria di Francia. And this was said by her confessor, Saint Hannibal Mary di Francia. E dice a Luisa, tu sei potente davanti a Dio. In fact, puoi ottenere tutto. He says to Luisa, you are powerful in the eyes of God, before God. You can obtain anything. Per cui chi vive la divina volontà diventa colei che fa fare i miracoli ai santi. Therefore, one who lives in the divine will becomes the creature who allows and makes others do miracles. Sono anime silenziose. These are quiet, silent souls. Che sono la voce del predicatore. They are the voice of the preacher, Dei missionari. the step of the missionaries. Dunque sono quelle anime che stanno dietro. Hence, these are the souls that are behind. Le azioni carismatiche della Chiesa. They are behind, within the source of all the charismatic actions of the church. Dunque è un dono straordinario
che noi dobbiamo custodire, ecco, custodirlo. Therefore, it is an extraordinary gift that we must keep very jealously, carefully. Inizia con Luisa, come ho detto, un nuovo regno, una nuova etica sulla terra. As I said before, with Luisa begins a new epoch, a new era, a new kingdom upon the earth. Certamente chi ha vissuto pienamente, di cui siamo sicuri, la divina volontà, sono due anime. With certainty, we only know about 2 souls for sure who have lived fully in this kingdom. Maria Santissima Mary Most Holy e Luisa, and Luisa herself. che il Signore dice, dopo mia madre vieni tu, Infatti. e dopo la Vergine Santissima viene Luisa. Jesus says, after my mother, there is you, Luisa. You come after her. Non perché è grande, Not because Luisa is great, non perché è più grande degli altri, not because Luisa is greater than others, ma perché porta nel mondo l'era della divina volontà. but because she does bring into the world the new era of the divine will as life of the creature. Maria inizia l'era della redenzione. Ora, Mary noi Most siamo Holy sotto la begins redenzione. the era Luisa of redemption, porta l'era della santificazione. while Luisa begins is the prototype, is the first creature who begins the era of sanctification. Per cui la Madonna viene chiamata da Luisa la celeste ereditiera. So Our Lady is called by Luisa the celestial heiress. E lei ha vissuto pienamente la divina volontà e ha pregato suo figlio affinché questo dono fosse elargito all'umanità. So Our Lady Mary Most Holy lived fully within the kingdom of the divine will and prayed fervently her son so that this gift might be given to the whole of humanity. Luisa viveva pienamente la divina volontà, Luisa too lived fully in the divine will, tanto che chi la vedeva aveva l'impressione che non fosse di questa terra. so much so that those who saw her had the impression that she was not of this earth. Ora, dunque, che cosa dobbiamo fare noi? Well then, Noi what are we dobbiamo supposed to essere do? come l'Apostolo, il Signore che disse loro, andate nel mondo. So we must be like the apostles. What did Jesus say to the apostles? Go to the world and announce the gospel. Così noi dovremmo annunziare In the same a way, tutto il mondo questo regno nuovo che Dio regala all'umanità. in the same way, we should announce to the world this new era, this new kingdom, new gift that God is giving to humanity. Nella divina volontà noi possiamo comprendere pienamente sia l'opera di Cristo, sia tutto ciò che la Chiesa fa e tutto ciò che i sacramenti ci dicono. In the divine will, we can comprehend fully all the work, all the operations of Christ, of the humanity of Christ, of the magisterium of the church, and of all the sacraments. Per cui voi che fate questo gruppo, che vi sforzate di vivere la divina volontà, siete persone fortunate e benedette da Dio. Therefore, you who are striving to know of this gift and to live in the divine will are fortunate people and blessed by God. E io mi affido alle vostre preghiere. And I entrust myself to you, I commend myself to your prayers. Come io prego per tutti quanti voi, Just as I pray for each and all of you. per
perché noi siamo chiamati alla santità piena. Because we are called to sanctity, to full sanctity. Perché il Signore ci porta per mano verso i sentieri del suo regno. Because the Lord takes us by the hand and leads us along the path of His kingdom. Dunque è Cristo che nella divina volontà, per opera dello Spirito Santo, ha preso per mano l'umanità, l'uomo, e la conduce verso i sentieri eterni. It is Christ, by the power of the Holy Spirit, that takes the whole of humanity by the hand and leads humanity into the kingdom of the divine will. This is the work of Christ, the humanity of Christ. Luisa non è una santa qualsiasi, Luisa è la santa. Luisa is not just any saint, Luisa is the saint. È la santa che il Signore ci ha fatto conoscere. Whom the Lord made known to us. Ed è stata il parafulmine Luisa che si metteva tra Dio e l'umanità. And she has also acted as the lightning rod between humanity and God to repair for justice. Per cui bisogna guardare Luisa non soltanto con l'occhio non può essere vista solo con l'occhio umano, così Luisa non può essere vista con l'occhio umano soltanto. But with supernatural eyes, just as we look at Our Lady, we should look at Our Lady not just with human eyes, but in supernatural light. The same way with Luisa being the prototype, the first creature of the universal work of God. Come la Vergine Santissima si può leggere pienamente nel mistero di Dio, così Luisa si può capire pienamente solo nel mistero di Dio. Just as the Most Holy Virgin can be fully understood only within the mystery of God, the same with Luisa, she can be fully comprehended only and solely within the mystery of God. Dunque Luisa è quella creatura che tutti quanti dovrebbero conoscere per amarla e venerarla, perché è uno strumento privilegiato di Dio. So Luisa is that creature that all should know in order to love her and venerate her, because she's a chosen, peculiar, special instrument of God. Il cammino di Luisa nel mondo, perché il mondo oramai la conosce, non è soltanto opera umana, è opera di Dio. The path of Luisa within the world, because now the world knows Luisa and knows her more and more, it is not just a human path of diffusion of the knowledge, but it is a work of God itself. Infatti Luisa è una mistica unica, particolare, che non può paragonarsi con gli altri mistici. In fact, Luisa is a unique mystic that cannot be compared to any other mystic within the church. E dunque non si può fare paragoni con altri mistici, anche i mistici grandi non hanno nulla a che vedere con la dottrina di Luisa. So it is impossible to make comparisons even with the greatest mystics of the church. They have really nothing to do with the doctrine given to Jesus, given by Jesus to Luisa, the living in the divine will. Dunque, noi non possiamo fare altro che, guardando Luisa, lodare Dio, ringraziarlo, pregarlo affinché questa sua creatura possa essere in tutto il mondo un faro luminoso del divino volere.
So what we can do is, in looking at Luisa, praise God, honor God, glorify God, and thank God for having given us Luisa as a luminous beacon for the whole of humanity. Dunque, Marina, se vuoi sapere altre cose, avete troppe cose, poi non ti ritengono facilmente. È meglio che faccia queste domande. Okay, so then Father Bucci would like to pause because he says it's impossible to retain too many things, but if there's any questions, he would be happy to take them. And maybe if any of you has a question, you can raise your hand, express the question in English, I will translate it for him, and possibly questions pertaining to the living and the divine will, not a personal. I'd like to know if Father Bucci himself or people he knows had a chance to meet Luisa, and what did they learn from her personally? Ok padre, questa è una domanda che avrà sentito altre volte, ma il nostro amico vuole sapere se lei l'ha conosciuta personalmente, qual è la cosa che più ha imparato da lei. Lo conosco perché andavo spesso su Luisa. Io ho su Luisa dagli anni 40 finché non ce n'è morta. Andavo sempre, quasi ogni giorno sulla casa. So he said, I knew. Noi avevamo familiarità con Luisa. Yes, we were very familiar with Luisa's household. I would go to her home almost daily during the 40s when he was a child, until Luisa passed into eternity in 1947. So it was almost like a daily visiting, during the 40s, I would say, those 7 years. Lei un giorno mi ha dato un acciugo da mangiare. One day she gave him a grape to eat. Era una donna molto mite, molto calma. He remembers her as a very meek, calm lady. Che sembrava proprio essere che stava in aria, non sulla terra. She seems to be a being that was floating in the air, not really on earth. That's his remembrance, his impression of her. Abbiamo un'altra domanda, padre. Di. Is it important to pray the 9 accesses of Jesus' love in the incarnation? And if it is, what are the effects of praying the 9 accesses of Jesus' love? Excesses of love. Yeah. C'è un ragazzo, Joe, che fa riferimento ai 9 eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo e dice è importante pregare questi 9 eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo, conosciuti come la novena di Natale. È importante pregare. Sì. È molto bello, è importante. Sono delle preghiere che ci introducono, capito? Nel mistero della divina volontà. It says, yes, Sono delle preghiere preparatorie. it is very important because they are prayers that introduce us to the doctrine of the divine will, whose beginning is the incarnation of the Word, because the incarnation of the Word is the primary act of the divine will, is the link of connection between divinity and humanity. Therefore, the writings of Luisa, not by chance, begin with the mystery of the incarnation, the excesses of love in the incarnation of the Word, which is the first act of the divine will ad extra. Sorry. I 9 eccessi The 9 excesses importanti, così belli, che molti non li capiscono. The 9 excesses are so very beautiful and so very important that are not understood by many. Se questo ragazzo si è innamorato di questi eccessi, significa che Luisa gli vuole bene. If this young man has fallen in love with these excesses of love in the mystery of the incarnation, it means that Luisa loves him very much. E sta sulla buona via. And he's on the right path.
un'altra domanda. The application takes a long time, but Father Bucci is over in Italy, he's on the inside track. Is there any talk that, is there becoming closer? Oh, c'è un'altra domanda che magari lei ha ricevuto altre volte, è sulla beatificazione di Luisa, dato che lei padre si trova lì a Corato, e se ha sentore o impressione che possa avvenire abbastanza presto. Questi sono i tempi di Dio, non sono i tempi nostri. We're talking about the times of God, not our La times. Santa, la Chiesa, significa che non è arrivata ancora in tempo suo. Perché bisogna preparare il regno. Quando Luisa sarà fatta santa, e tutto il mondo andrà a Roma. Father Bucci is saying, if Luisa has not yet been declared a saint by the church, it means that it's not the time yet. When Luisa is declared a saint by the church, the world will already know her, and the whole world will go to Rome. So it's about the times of God and not the time. Tutte le nazioni si metteranno in festa. When Luisa is declared a saint, all nations will become festive, will celebrate. All nations. Ora bisogna pregare che si affretti questo evento, pregare il Signore che venga. What we must pray for is that the time will come and that the kingdom will be prepared for this great event, which will be the crowning of the kingdom. Will the Vatican be prepared? Perché dipende anche dagli uomini e come la gestiscono la cosa. Because it depends also by the people, the human beings who will deal with these aspects. So that's why our prayers are important and can be very effective. Per esempio, fare del movimento di Luisa, del di volere, un business, è un peccato gravissimo che va contro la santa. For example, to somehow use Luisa to develop even some business or commercial aspects can be a very great sin that can damage Luisa and the whole cause for her recognition and for her beatification. So we must be very careful on this terrestrial, merely earthly aspects, to be very prudent. La vita di Luisa si può essere chiamata ora povertà evangelica. The life of Luisa can be called the life of evangelical poverty. Ora, perciò bisogna stare anche attenti negli Stati Uniti. Therefore, especially in the States, guadagnare i soldi a coloro i quali cercano di speculare sulla santità di Luisa. So Father is saying, therefore it's very important, especially in the States, is saying not to allow people who are trying to speculate on Luisa to just make money out of it. Oh, vedo delle mani alzate, quindi raccolgo delle altre domande. Mi pare che la signora... Does Pope Emeritus Benedict, has he read the volumes? Ok, la domanda della signora è se il Papa Emerito Benedetto, per sua conoscenza, padre, ha letto gli scritti. Non lo sappiamo. We don't know. Non sappiamo nulla di queste cose. We don't know anything about this. Così segreti che chi può. No, how can we know? So che lui la conosceva, perché quando era cardinale nel San Ufficio, ora ho parlato io con lui e lui dette il permesso di fotografiare gli scritti di Luisa. We don't know exactly if and how much he read of the writings of Luisa, but what we know is that he knew about Luisa. In fact, when he was a cardinal and prefect of the congregation, he Father Bucci himself spoke with him and also other people related to Luisa, and he gave permission to photocopy and basically copy the writings from the archives of the Vatican. So poi there's Il cardinale Ratzinger
sapeva in senso generale della dottrina di Luisa. So those times Cardinal Ratzinger knew in general, that's all we can say for sure, in general of the doctrine of the divine will and of Luisa Piccarreta. In fact, he allowed the opening of the cause of beatification at the diocesan level in the 90s, mid-90s. So that's what we know for sure. Le sue opere intere, non questo non si sa. If he read in depth the works of Luisa, this is not known. There was another question from the gentleman in the back. You can never go back. Please. I'm just wondering, if we're supposed to be like the apostles and spread the word of this, the gospel of the divine will, and yet we're not supposed to hand out the literature, what's the best we should do? Is just pray in the divine will, do our acts, or how do you go about spreading the word? So, allora il Signore chiede, dice, come ci diceva prima, se noi le anime, diciamo noi siamo chiamati ad essere come dei piccoli nuovi apostoli per diffondere questo diciamo Vangelo, questa dottrina della divina volontà, come possiamo fare senza avere a disposizione i libri pubblicati? Dobbiamo solo pregare? Come passa quello che hai in mano, sono già... What you have in your hand is already plenty. It's more than enough. L'edizione ufficializzata dalla Santa Sede, quasi il tempo a tempo. As for an official version as for an official version of the writings, it will take a long time. We need to give time to time. But what you have, Father said, is already well translated, and whatever you have, it's good enough and you can use it, even though it's not an actual official translation and it's not the official edition from the Vatican. So what you have is enough. That's what Father is saying. Se la Chiesa non ha dato ancora in mano gli originali, ma soltanto le copie, perché sa benissimo che chi prenderà in mano quei libri e non è un uomo serio o una persona seria, comincerà a fare il business. So if the church has not given official authorization, perché Luisa diceva soltanto il necessario. Basta. Ok, adesso traduco, vai. So if the church has not given yet authorization to this or this other person, it's out of prudence, because there's a risk that this or this other person might make a huge business out of it. So there's no official publisher, no official translator, no official anybody, but this is done with thoughtfulness and with prudence and with wisdom by the church. On the other hand, what is available is already enough. Actually, it's everything. We already have everything available. Credo che sia volere di Dio. I believe it is the will of God. E Luisa che i scritti non vadano in mano a degli avventurieri. That the writings may not fall into the hands of very imprudent entrepreneurs. Let's put it this way. E adesso c'è un'altra domanda di una signora. Yes. Yes, after Luisa stopped writing and the writings were confiscated, did Jesus keep appearing to her, and did he reveal anything more to her that he would want to tell us, say, from 1939 on? Ok. Allora, la domanda è, dopo che nel 38, no, Luisa ha finito di scrivere, l'ubbidienza di scrivere è cessata e gli scritti sono stati presi e portati a Roma, la domanda è, per sua conoscenza Gesù ha continuato a parlare a Luisa? Le ha dato altre manifestazioni che noi dovremmo sapere? Vi dico quello che mi diceva zia Rosaria. I'm going to tell you what I heard from Aunt Rosaria, his auntie who was the assistant of Luisa. Diceva questo. She said this. Quello che serve alla salvezza delle anime è stato scritto.
tutte le altre cose sono curiosità e a noi non è lecito, diceva. L'individualità che c'è tra Luisa e il nostro Signore. And Rosaria answered this question saying, everything that serves the salvation of souls and the sanctification of souls, everything that serves the kingdom has been written. Everything else is part of the intimacy between Jesus and Luisa, and it is not given to us to investigate and to enter into this sacrarium, into this intimacy. It would be only curiosity. And then there's another question. Yes. Dopo la condanna, Luisa non ha scritto più, però non sono terminati i colloqui con il nostro Signore Gesù Cristo. So after the so-called condemnation, Luisa did not write any longer, but the conversations with our Lord did not end. E Luisa ha vissuto la sua fede intensa. And Luisa lived faith in a very intense way, and also lived of faith when she would not hear our Lord. Dunque ha raggiunto il massimo della santità. Hence, she reached the highest level of sanctity because she also had to live of faith, of sheer, pure faith. Adesso c'è un'altra domanda, Padre. È in questo periodo che molte persone hanno avuto l'impressione che non fosse più di questa terra, ma fosse del cielo. It is precisely in this period, this last, let's say, 10 years of her life, that people had the impression that she was not a creature of the earth, but truly a celestial creature. Un'altra domanda, Padre? Sì. What is the most important hour of the 24 hours of passion and why? Ok. Questa domanda è la seguente. Qual è la più importante delle 24 ore della passione e perché? Sono domande che è inutile farle, perché tutto è importante. It says it's not. Non esiste una cosa più importante dell'altra. Yeah, it's probably not important to ask these questions because all the hours are very important. All the hours are important, it says. It's needless to ask these questions, it says. L'hai detto? Sì, l'ho detto. Adesso ci abbiamo un'altra domanda, Padre, se non è stanco. Allora. Ok. Allora, la signora chiede se può raccontare un evento mistico riguardante Luisa che lei ha testimoniato personalmente o ha sentito dalla zia Rosaria. Personalmente ho visto soltanto il fenomeno del vomito che mangiava e vomitava intero tutto. As far as supernatural events, manifestations that he witnessed personally, he witnessed the fact that Luisa would eat some food, chew it, swallow it, and then she would bring it up whole and fragrant, as if it had not entered her, abdomen and stomach. And this was it's a supernatural event. Un giorno io mangiare sulla casa di Luisa. So one day he was invited for lunch. Ed era un piattino con poche cose dentro, porto a Luisa. E Luisa prese un attimo d'uva e me lo mise in bocca e io lo mangiai. Oh, okay. Che ricordo bene. So one day Father Bucci was invited for lunch at Luisa's house. And so Aunt Rosaria, at some stage, she gave him this teeny little plate, like almost a saucer, with a few orecchiette and some grapes, and says, "Oh, bring it to Luisa." So he goes to Luisa, and Luisa takes this grape and puts it in his mouth. Ora, questo ricordo, però i fenomeni mistici ne sono moltissimi.
As far as the other mystical phenomena and experiences and events, there are countless, very, very many. A dei fenomeni mistici assistette mia sorella Gemma e zia Rosaria, io tanto feci per sapere, giorno me lo disse, che entrava soltanto lei nella stanza, perché molte volte non si trovava nella stanza. Non c'era Luisa. Questa non c'era. Ok, un attimo che traduco. As for other mystical phenomena or events, he was told by his aunt Rosaria and also by his sister Gemma, because only his aunt Rosaria was allowed to enter the room of Luisa, and sometimes she would enter and Luisa was not there. Una volta fu trovata in aria, sospesa in aria. Once she was found suspended in the air. She was levitating. E ce ne sono tanti altri. And there's many more. Zia Rosaria non diceva nulla. But his aunt Rosaria wouldn't talk about these things, so as not to nourish curiosity. I guess Father wants us to move on with something more substantial pertaining the doctrine of the living and the divine. C'è un'altra domanda, prego. Please. Beh. What is the easiest way to nourish oneself with divine will so as to live in divine will, like a baby? What is the easiest way? And will this help other people as well to be attracted to divine will? Is there an easy way? C'è una signorina che chiede qual è il modo più semplice, proprio come dei bambini, per nutrirsi della divina volontà, per cominciare a vivere nella divina volontà. Il modo più semplice per se stessi e anche per farla conoscere agli altri. Pregare. To pray. Pregare, no? To pray very much. To attend the sacraments, to receive Jesus in the Holy Eucharist. E lasciarsi nelle mani di Dio e chi pensa a Lui. And to abandon oneself with confidence in the hands of God, because He will take care of it. Come faceva Luisa quando era piccola, quando era giovane. Just as Luisa did it when she was young, when she was a child. E la divina volontà è un cammino di fede, è un cammino di fede. Non è che uno da un giorno all'altro viva la divina volontà. So the living in the divine will is a path of faith. It's not something that one should expect from one day to the other. It's a path, it's a process. C'è un'altra domanda, Padre? Vai. Should I be talking about it or should I be reading it? Oh, Or should I be reading it? ok. Allora, la signorina voleva ancora sapere se ne deve parlare o deve soltanto leggerla all'inizio. No, sulla divina volontà posso parlare sempre, capito? Sempre. È un annunzio del regno di Dio. You can announce the divine will always and in any situation. It is like to pray about the Our Father, to do both, to read and to talk and to speak about it. Esortare le persone a vivere la divina volontà, come si fa in cielo, sforzarsi di farlo sulla terra. To do it oneself and also to exhort, to be of exhortation for other people to try to live God's will on earth as it is in heaven. Le opere di Dio bisogna farle conoscere. Noi abbiamo questo messaggio, questo ufficio, bisogna farle conoscere. Yeah, so the works of God are to be made known. There's an obligation on our part too, within our circumstances, to make them known.
Then c'è un'altra domanda. There's a question. He raised his hands first, and then I'll come back to you. What's the status of the cause moving forward? Is Oh. it primarily dependent upon the final translations of the books? Where are we on that? Okay, I'm afraid he already asked the question, right? But Excuse me? The full question was asked? yes, his answer. Okay, I will ripeto la domanda, la risposta alla domanda. He said that that these are the times of God, so it might take a long time, but it's not up to us. What we can do is just to pray. You can't tell us the status of the translations? Ok, padre, il Signore vorrebbe sapere lo stato delle traduzioni ufficiali, se ci sono. No, lo stato della traduzione ufficiale ce ne sono. C'è l'edizione della Pioggi che fece, che ce l'ho anch'io, vedete questo. Ma Allora, in Cipria, yes. non vedete di nessuno. Quelle della Pioggi che la Pioggi fece tradurre in italiano, da una professoressa, la guida dei sacerdoti. Yeah. So, well, he's saying that there is within the diocese there is the 36 volumes in computer form. We're talking about Italian transcriptions, not English translations. Still talking about the Italian transcription. As for your question, I think the answer was given in Corato. Maybe Father Salso can answer. As the Archbishop Piccarreta said, that in the last 3 years, the first 8 volumes were transcribed in Italian, meaning put in Italian, form. We're not talking about English at all. So it took them 3 years to work on the first 8 volumes, and then it says that it will take time and financial resources to work on the other volumes. Correct me if I'm wrong, Father Adesso. Marina, è molto importante all'inizio, almeno nei primi tempi, di pregare con le preghiere dei amici che stanno, sono buone, l'orologio della passione, la regina del cielo, sono libri di meditazione che possono avere e possono meditare come vogliono, capito? È un buon inizio. It says, for Father E saying, l'altra cosa, it is a very good start to pray the prayers of Luisa, to meditate and read the book of the Blessed Virgin Mary, the Hours of the Passion, and to use whatever writings are available to us at the moment. On May 19th, Yeah. Bishop meets with the Vatican to say how many basta. Ok, sì, diceva il padre che il 19 maggio l'arcivescovo si incontra al Vaticano per fare il punto della situazione sugli altri volumi. Ok, so Father is asking if there's any other questions. Ok, c'è un'altra domanda. Jesus often says in the Vines, Devono dire loro, devi dire a tutti quanti che si interessano, perché loro si interessano tanti dell'ingorgo del vescovo Vaticano e quelle così. Chi interessa? A noi ci interessa il messaggio di Luisa, che Luisa venga fatta santa oggi o domani. Okay, this is an exhortation on the part of Padre Bucci. It says, please consider the fact that it's not so important to know about the meetings, the state of the cause, and the translations and the writings and everything. It says, what you have is plenty, and you have everything at your disposal to live fully in the divine will. So everything else, it's almost a distraction. He's saying, you shouldn't be worried about these things and make them the central focus of your questions or worries, because it's not really out of our control. So we should act and pray in the divine will, and that's the only thing, actually, it's the only relevant essential thing. She hasn't asked any questions so far, so I should give, In queste cose c'è molta curiosità. Yeah, there's a lot of curiosity in these things, but they're not Stiamo essential. lavorando nella direzione. Yeah, those who are in charge, let them work, let them do the work. Don't worry about it. Don't keep asking questions on these things because it's totally irrelevant.
Ok, c'è un'altra domanda, padre. Ok, please, let us follow his advice. Ok? Something that God, that Jesus tells Luisa in the first volume, that faith is God. Allora c'è una domanda della signora e dice: può elaborare su una cosa che Gesù dice a Luisa nel primo volume, cioè la fede e Dio. Può elaborare su questa cosa? Può sapere, la fede, come dice qui, la fede è Dio, perché la fede, e tutti quanti lo sappiamo, è un dono di Dio. E i doni di Dio non sono diversi da lui stesso. Quando il Signore dona a se stesso, capito? Ok. Perché Luisa giustamente dice, la fede è Dio, Dio è la fede. Rightly so, Luisa says. Dio è un papà nostro, diceva nostro. È un dono di Dio. Ok, adesso traduco, padre. Si comunica. Sì. So, Jesus, sì, adesso lo devo tradurre. So Jesus asked Luisa, la fede è Dio, faith is God, and it seems like a revolutionary definition, but it is a most correct definition because faith is a gift from God, and God identifies himself with his gifts. God contains his gift, gives himself in his own gifts. Therefore, if faith is a gift from God, faith is God himself given to the preacher. E c'è un'altra domanda di Johnson, adesso mi spara. She's the fifth question. Okay. Jesus says he wants us to abandon ourselves in his arms. He says that throughout John. What's the sign to know when you're abandoned in the arms of Jesus? Allora, c'è questo ragazzo che è amatissimo da Luisa che chiede: Gesù in tutti i volumi ci dice che dobbiamo abbandonarci nella volontà di Dio. Qual è il segno che ci può dire quando è che siamo abbandonati nella volontà di Dio? Ma che segno? Non c'è bisogno di nessun segno. It says there's no sign, there's no need for any sign. Tu fai, sforzati di vivere la volontà di Dio e il resto lo fa Lui. The sign of one's abandonment is the abandonment itself, is the striving to abandon oneself. The willingness, the desire to abandon oneself is the sign of abandonment. Capito? È un giovane questo qui. He's asking if you're the same young man. Sì, è giovane. La tua giovinezza, Signore. I trust your youth, the Lord. Giovane, come dice Luisa. E mettiti nella giovinezza di Dio, nella volontà della giovinezza di Dio. Abandon yourself in the youth of our Lord. Okay. Allora, padre, come vogliamo procedere? Ci sono altre domande? Vuole che chiedo altre domande o altre cose da dirci in particolare? Per esempio, sulla divina volontà nella creazione. È troppo, magari siamo già in Italia, siamo quasi alle 10. Okay, his clock is telling him that it's almost bedtime for him. And I asked him if he wants to take more questions or tell us some more things. And is maybe saying that. Ok. C'è un'altra domanda, se può. Sì, per cortesia. domanda. I was just going to ask if you could have his blessing these months. Ok. Sarebbe la sua benedizione quando concludiamo. E poi c'è una condizione, la condizione che tutti quanti pregano per me. Yes, I will give you my blessing with great joy and happiness at one condition, that you pray for me. He's saying. Una preghiera per me. Okay, so I'm going to ask Father Salz if there's anything else he would before his final blessing, or. Ci dobbiamo fare santi tutti quanti, no? Sì, santi. Ok, un attimo, padre, please. We just thank Padre Bucci for this, but we would
really ask him if he could do this more often with us in the United States. Ok, traduco le parole di Padre Celso che è qui presente, vuole ringraziarla con tutto il cuore, chiederle se questo collegamento lo può fare più spesso con noi negli Stati Uniti, se è disposto a farlo anche altre volte. Questo problema, sì, quando vogliono farlo. Yeah, anytime, he says, anytime you'd like. He's very happy to do that, yes. Io sono disposto a fare il bene, capito? Yeah, I'm willing to do anything that is good. Di parlare da sempre. Come si vuole, anche questa è una missione, capito? Yeah, he Noi, considers that his mission too, you know, anything that is good, anything that is for the kingdom, anything that is for the spreading of Luisa, the speaking about the divine will, he's always available. Okay. l'importante è accordarsi. And, you know, the necessary thing would be just the logistical agreements and connection, and then it can be done. So at this point, if there's nothing else, we invite Father to say a prayer for us, to bless us, and we, we pray for him too, and we depart. Ok, Padre, siamo pronti alla sua preghiera finale e alla benedizione, che io traduco. Il Signore benedica voi tutti. May the Lord bless you all. Legga nei vostri cuori. May he read your hearts. Purifica le vostre anime. May he purify your souls. E la sua benedizione scenda su tutti loro, sulle loro famiglie, sui loro figli e sui loro ambienti. And may his blessing descend upon them all, on their friends and their families, and of all their environments and households. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Scendi, volere supremo, vieni a regnare sulla terra. Descend, O supreme will, come to reign upon the earth. Come to reign upon the earth. Grazie Padre, grazie di cuore. Marina, sono contenti, sono stati contenti? Oh, he's asking me whether you're happy about this. Penso di sì. Dall'applauso penso di sì. Ok. Arrivederci. Ciao. Should I close? Ciao. Now, there's one